Naviganti nelle lobby, bentornati sul canale. Allora, quello che devo farvi vedere oggi credo che sia il gioco di ruolo più bello a livello grafico che abbia mai visto in tutta la mia carriera, sia di quando ho lavorato e anche carriera di hobbista, quindi parliamo anche di ovviamente super hobby e tutto il divertimento che c'è stato dai miei 8 anni ai miei 48, sono 40 anni che vedo materiale, non ho mai visto una cosa di questo genere. Ve lo faccio vedere subito dopo la sigla. We fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Ragazzi, ben arrivati sulla scrivania. Oggi vi faccio vedere un libro di Weird Edizioni incredibile. The Genesis, se voi andate indietro nelle recensioni lo troverete, è un gioco di ruolo veramente originale, fatto diciamo con due grossi libri che sono Catharsis e Primal Punk. Poi c'è stata l'uscita di due grosse avventure che sono Gioco al Massacro e Atlantic, veramente veramente belle, e una mappa stupenda con uno schermo del Dungeon Master fatto di una qualità superiore. È veramente un gioco che a livello grafico è fantastico. Questo è altrettanto bello e forse ha anche qualcosa in più, nel senso che la copertina è proprio tattile ed è un nuovo tipo di copertina che sta facendo la Weird, non solo con The Genesis, per quello vi faccio vedere al meglio che cosa sta facendo Weird. Praticamente le copertine sono rigide, sono completamente satinate, sembrano gommate, quindi hanno proprio questa esperienza tattile proprio quando la toccate, e praticamente le scritte sono o in rilievo o praticamente in lucido sull'opaco, una delle cose che graficamente mi piace di più. E qui vedete dietro già la finezza di come è fatto. Praticamente avete qua sotto Weird Edizioni, fatto veramente già bene solo a vedere il logo, e poi la scritta sepolti, bruciati e perduti, con questi loghini che poi ritroveremo all'interno. The Genesis è come vi dicevo, graficamente praticamente quasi un graphic novel, quindi se voi lo guardate per intero vedete veramente un capolavoro. E devo dire la verità, è il primo gioco di ruolo che sia graficamente, scusatemi ora per la luce a arco, vediamo se magari spegnendola riesco a darvi un po' più di visibilità, tanto insomma la luce c'è, eccola qui, e vedete praticamente che graficamente avete un libro che è veramente sontuoso, e poi a livello di disegni e tutto altrettanto. Quindi veramente Atlantic che cos'è? È praticamente un'aggiunta di tutte quelle regole che vengono usate meno all'interno dei due manuali, e fa in modo di svilupparle con in mezzo anche degli artefatti. E poi c'è anche all'interno una storia, quindi vedete col capitolo, c'è il capitolo 1 parla del retaggio e quindi vi spiega tutto quello che già c'era e viene praticamente espanso, quindi diventa veramente un mondo gigantesco. È veramente originale anche tutta la parte della lore, perché è un post apocalittico che però non è dovuto da zombie, questo e quell'altro, ma per una pioggia di meteoriti che ha distrutto tutto, e da lì in poi è cambiata l'umanità, e poi ovviamente arrivano mostri, mutanti e tutto il resto, e diciamo che c'è veramente materiale per sfogarsi. Vedete che è molto fitto, quindi veramente c'è tanto da leggere, tanto da imparare. È un mondo veramente profondo e ha questa secondo me peculiarità di essere graficamente talmente bello che anche solo per collezione questo è un libro da avere, questo con tutto il resto della serie. Quindi se siete appassionati di giochi di ruolo, al di là del fatto di giocare o no a questo, che vi dico la verità sarebbe un format meraviglioso, se riuscissi a tirare su un gruppo da filmare che giocasse a episodi The Genesis sarebbe sicuramente fantastico. Guardate, qui c'è la sopravvivenza e quindi vi spiegano tutte le regole, ma guardate i disegni, guardate la grafica che ha. Abbiamo già parlato di questa cosa qua perché l'ho fatto anche vedere nella prima puntata delle recensioni a un super esperto,
che ha fatto tutta la sua recensione ai 2 manuali principali, poi sono uscite fuori le varie avventure. Se volete un giorno possiamo riprendere tutto quanto insieme, fare una puntatona dove vi faccio vedere, sfogliare diciamo tutti quanti i libri per capire cosa prendere se volete iniziare. Comunque diciamo che la base è andare sul sito di Weird Edizioni e comprare i 2 manuali base che sono Catharsis e Primal Punk. Dopodiché avete il resto, ovviamente ci sono i vari bundle, ve li consiglio perché si risparmia. Tra le altre, se voi andate sotto qualsiasi dei miei video vedete il link di Weird Edizioni e c'è anche un codice per non pagare le spedizioni, quindi tutti i miei follower hanno questo vantaggio. Qui si parla del combattimento, quindi come vedete c'è anche tutto un nuovo metodo praticamente che non va ad annullare il vecchio ma ad espanderlo per riuscire a combattere, e diventa veramente molto profondo, è veramente molto profondo. Qui si parla dell'energia, per esempio, come funziona l'energia, e guardate che meraviglia che sono queste pagine dove ci sono queste citazioni. Io penso che libri con questa fattura a malapena ho visto qualcosa fatto dalla Games Workshop, come per esempio può essere il Horus Heresy nuovo. Ci sono un paio di cose insomma fatte veramente bene, ma qui siamo a dei livelli questo è credo che sia il commento migliore per oggi. È veramente, guardate, incredibile e fitto, soprattutto fitto, perché mentre vi parlo e sto sfogliando, guardate quanta roba c'è da leggere solo su un manuale di espansione. Questo è l'arsenale, quindi qui vi fa vedere tutte quante i tipi di proiettili, il tipo di armi, come si usano tutte le armi. Ecco qui che c'è una motosega, per esempio, qui abbiamo un fucile antimateria e poi c'è l'ingegnosità primordiale. Qui si va a praticamente scavare nel fondo nei resti degli psiconauti. Bisogna leggerlo perché è veramente lungo e profondo, però veramente The Genesis ha una marcia in più secondo me per questa grafica incredibile. Poi andrebbe giocato a fondo per riuscire a capirlo, ci sono anche dei dadi speciali tutti suoi, però si può sempre giocare con i dadi da 6 e devo dire la verità, è veramente bello, questo è quello che vorrei farvi passare oggi, ma penso che si sia capito, no? L'universo è un pensiero contenuto nella mente del tutto e il tutto è spirito. Fate voi solamente questa cosa, c'è anche della filosofia diciamo abbastanza approfondita, ma guardate materiale che c'è da studiare. Immaginate i produttori che hanno fatto insomma lo sforzo di scrivere tutta questa lore, che cosa hanno in testa, che cosa hanno veramente nel cervello per poter immaginare un mondo del genere e scavarlo così a fondo. In fondo è un gioco di ruolo come altri, uno pensa di comprare un manuale, leggerlo e iniziare a giocare. Qui c'è veramente un mondo, un universo. Ci sono altri giochi di ruolo che vengono quasi collocati in una piccola zona di un pianeta, non tutto il pianeta. Qui è gigantesco, diciamo che l'unico che dà testa alla profondità che può esserci qui è Dungeons and Dragons stesso, che è talmente stato approfondito che ne ha di materiale quanto ne volete, no? Ma qui per un solo singolo gioco di ruolo, una sola singola ambientazione, il materiale è veramente assurdo. Qui sono i neolibici, quindi si parla praticamente anche le etnie, i flagellatori, quindi ci sono varie fazioni che si scontrano, anubiani, vedete che sono di origine egiziana, e insomma ce n'è per tutti in questo manuale, ed è semplicemente un manuale di espansione che va appunto a completare tutto quello che era il gioco di prima. Ecco finalmente gli artefatti, e qui ovviamente se volete più informazioni su questo gioco potete scrivere alla direzione di Weird Edizioni, insomma, oppure andate sul sito, trovate la mail delle info e vi risponderanno sicuramente. Tempo vedete che sfogliando vengono fuori armi su armi incredibili, e poi ci sono ovviamente altre situazioni, altre cose che vanno oltre le armi, quindi si parla di spiritualità, è veramente profondo. Capitolo 12 parla della memetica,
e quindi non della mimetica. La mimetica è lo studio e l'applicazione che sfugge a semplici schemi e definizioni, è una combinazione di arte e scienza utilizzata per creare messaggi mentali in grado di influenzare sublimalmente gli altri. Cioè, rendetevi conto, solo per come è anche serio e adulto, diciamo, il contenuto, no? Vedete che si può creare una connessione mnemonica con gli altri, ci sono delle difese nanitiche che sono praticamente le difese proprio che si possono fare a livello sepsi, quindi uno si difende da quello che l'altro sta cercando di fare mentalmente, cioè incredibile. Poi ci sono i protocolli della memetica, e quindi qui si spiega come armonizzare, come piegare la mente, come rafforzarla, irrobustirla, eroderla, cancellarla, ammantare. Guardate che roba, ossessione, quindi si può inimicare, persuadere, distrarre, bramare, impaurire, infondere qualcosa nella mente dell'altro, no? Poi c'è tutta la compulsione, vedete, ogni cosa ha la sua, no? E poi c'è Abelle, scusatemi, queste sono le tabelle, scusatemi, Abel pensavo che fosse un nome e invece semplicemente sono le tabelle, e le tabelle sono quelle praticamente con l'equipaggio di sopravvivenza, i farmaci, l'equipaggiamento medico, la gestione dell'energia, veicoli, munizioni, lotta, le pistole, le armi da mischia, la polvere nera, cioè guardate quanta roba c'è, fucili, armi pesanti. Queste sono tutte solo le tabelle finali, diciamo, del manuale, che appunto, vi ripeto, va a integrare. In fondo avete un indice che è molto utile perché andate per parola e quindi potete trovare praticamente quello che vi interessa al volo, e come vedete altro super disegno fumettistico in fondo. E diciamo che questo è un libro che non può mancare per chi adora The Genesis e ha praticamente anche tutti gli altri libri. Vi assicuro, e qui parlo a tutti i giocatori veterani, che questo è un gioco di ruolo che merita non solo giocare e vedere giocare, ma davvero anche solo per collezione è veramente un must, un colpo in più. Io vi lascio a un recap con Goblin che voleva parlarvene un po', ma penso che non ci sia molto altro da dire. A tutti, ciao. The Genesis è uno dei giochi di ruolo, senza di dubbio, con le illustrazioni e la grafica più bella che esista da quando ho iniziato con Dungeons and Dragons, i giochi di ruolo. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, cliccate sulla campanellina se volete le novità e mi raccomando, dite a tutti quanti che questo è il vlog più grande di tutto l'universo. Could be the